Che cos'è il processo di apprendimento? Come si può desiderare qualcosa e attrarre qualcosa nella propria vita? Che cos'è desiderare? Bene, io l'ho analizzato da tantissimi punti di vista, finché mi sono imbattuta in un mantra molto molto interessante. Ne parliamo oggi insieme in questo video. Ciao amici, bentrovati, siete in compagnia di Irene Antonucci, attrice e creatrice, nel senso più ampio della parola. Bene, oggi parliamo di un mantra molto interessante, girovagando per il web attraverso tutte le varie meditazioni che faccio, vari video di autoaffermazione, mi sono imbattuta in un mantra molto interessante che mi era stato anche consigliato in precedenza circa 2 anni fa da alcuni amici che avevano già sperimentato questo metodo, questo mantra di come imparare a desiderare. Non è facile, perché a volte se ci domandiamo perché desideriamo le cose, una certa cosa, che sia materiale, che sia un certo lavoro, un amore, ecco, perché desideriamo quella determinata cosa? Spesso non ci facciamo caso e ci domandiamo perché quello che desideriamo non arriva nella nostra vita, perché sempre agli altri, non a noi. Il processo dell'apprendimento, il processo di crescita personale, è un processo molto lungo, a volte anche tanto doloroso, perché devi scavare tanto dentro di te e questo ti porta in qualche modo a doverti imbattere con i tuoi mostri interiori, con le tue paure, con quelli che possono essere stati dei particolari traumi da bambino, insomma. Sono tante le variabili e le cose nelle quali poi ci imbattiamo, emozioni, sensazioni, eccetera, e dei blocchi soprattutto che dobbiamo affrontare per poter risolvere, perché altrimenti se non ci passiamo al centro di queste cose, non che ci passiamo sopra, ma proprio ci entriamo dentro questi traumi, fondamentalmente non saremo mai capaci di risolverli e quindi riuscire ad attrarre quello che desideriamo nella nostra vita. E l'attitudine che poi cambia il risultato. Una di queste è appunto la tecnica dei 101 desideri di Igor Sibaldi. Fondamentalmente è un mantra molto particolare, molto interessante, che ora vi esporrò, in quanto ha delle 10 regole ben precise da dover rispettare per poter far sì che questo mantra possa realizzarsi, no? Questi desideri si possano realizzare fondamentalmente. La cosa interessante è che si parte generalmente da 150 desideri e sono tantissimi, perché fondamentalmente se noi pensiamo al fatto che generalmente quello che dice Igor Sibaldi è una persona normale che va da uno psicanalista, che il procedimento, insomma, quello che generalmente viene applicato è quello di chiedere al paziente di pensare a 7 desideri, 7 cose che desidera assolutamente nella propria vita. E la persona fa fatica a pensare a 7 desideri in assoluto che vorrebbe nella propria vita. Non è facile concentrarsi e fare focus, ma lo stesso procedimento di fare focus per capire e per capirci ci permette di sperimentare dentro di noi e iniziare un processo di osservazione del mondo esteriore con altri occhi, perché iniziamo a osservare gli alberi, la strada, mentre camminiamo, mentre siamo in un treno, mentre siamo in auto, in un taxi. Iniziamo a osservare il mondo e vediamo e notiamo che questa osservazione, la percezione cambia, perché ci concentriamo a fondo su quello che veramente, veramente desideriamo. E non è semplice, perché spesso diciamo io desidero questa cosa, ma siamo sicuri che la desideriamo al 100%, che quella cosa ci renderebbe felici, ci potrebbe appagare, no? Quindi è proprio il procedimento e tutto il processo che avviene che ci cambia. In realtà la duplice funzione di questo esercizio è quella che ci porta, uno, a guardare più a fondo dentro di noi e fuori di noi, quindi la realtà a 360 gradi, e 2, perché una volta posta l'attenzione su quello che veramente desideriamo, a quel punto sì che vedremo costantemente e giornalmente dei cambiamenti rispetto alle nostre azioni. Come fanno a realizzarsi i desideri? Fondamentalmente starete pensando, sì vabbè, ma questa cosa può essere assurda, 101 desideri, partendo da 150, sono tantissimi, come faccio a desiderare 150 cose? Ed è proprio questo il lavoro che andrà fatto, un lavoro in cui si scava a fondo. Non è detto che ti arrivano 150 tutti in una botta, no, ovviamente tu dovrai prenderti del tempo con te stesso e questo ti porta a prenderti se non sei abituato a stare con te stesso, vedrai che imparerai ad amare questo momento, perché scoprirai tantissime cose di te, dirai, ma veramente io desidero questa cosa, ma veramente mi piace questo? E quindi a quel punto ti chiederai perché la desideri, in che maniera ti completa. Ecco, è tutto un processo super interessante,
A quel punto, no, lui ti dice, bene, e ora vengono le 10 regole, perché non è che lo puoi fare così, no, devi rispettare delle regole per poter far sì che questo si realizzi. Naturalmente una volta individuato questi 150 desideri, ti prendi il tuo tempo, può essere una settimana, un mese, perché vedrai che i primi desideri ti arriveranno così. Ah sì sì, io sono certo di quello che desidero, tu. Arrivi al 10° e inizi a dire, e ora che cosa ci scrivo? Allora inizi a pensare, guardi la finestra, ti guardi intorno, guardi la tua casa, inizi a guardare gli oggetti, inizi a guardare il cellulare, inizi a guardare tante cose, a osservare, a pensare, a riflettere, rimugini, ok, e quindi pian piano vedrai che ti riusciranno delle cose che tu non avresti mai pensato prima di quel momento, ed è questo la cosa veramente interessante che mi ha catturata, affascinata di questo metodo. Quindi nel momento in cui tu ne hai scelti 150, a quel punto fai la scrematura. Dici, ma io ora ci ho messo tanto per raggiungere 150 desideri, che faccio? Ora li scarto? Ebbene sì, perché lì a quel punto devi dare delle priorità. Quali sono i 101 che veramente hanno un impatto sulla tua vita? Quelle cose che veramente non puoi fare a meno, e le altre puoi benissimo scartarle. Ecco, altro procedimento insomma che andrà fatto. E una cosa interessante è il 101, perché 101 è un numero che in molti hanno utilizzato, e soprattutto per la cultura orientale ha un impatto positivo, in quanto il 101 viene considerato, sappiamo che il numero 1 è un numero primo, e ovviamente da cui deriva l'unità, da cui deriva il tutto. Molte filosofie ne parlano, tra cui insomma i filosofi socratici, i filosofi archetipici, che parlavano appunto di un elemento in particolare da cui ha origine il tutto. Ecco, l'uno ha un potere molto interessante. Non a caso ci sono molte persone che vedono spesso insomma dei doppi numeri, nel mio caso tantissimo 11 è un po' quel richiamo a dover osservare le cose in una certa maniera, sapere che sei nel cammino giusto, che stai probabilmente cambiando qualcosa della tua vita, sei in un cambiamento di te stesso, la tua realtà sta cambiando, stai prendendo delle decisioni importanti. Insomma, il 101 nella cultura orientale ha un potere molto forte, motivo per il quale 101 desideri, perché appunto questa tecnica deriva proprio dall'Oriente. Detto questo, iniziamo con le 10 regole. Allora, che cosa fare una volta che hai individuato questi desideri? Però per poterlo fare devi tenere in conto che, prima cosa, inizierai con io voglio. Io voglio una decisione determinante, perché sono io a volerlo, non qualcun altro, sono io che affermo il mio essere rispetto a quella cosa, rispetto a quel desiderio. Quindi ogni desiderio dovrà iniziare sempre con io voglio e poi proseguire. In che maniera? Questo perché io voglio è un'affermazione consapevole molto potente, che induce all'azione, all'autoconsapevolezza. È un messaggio consapevole e chiaro. Seconda regola, mai usare il non. Diciamo che la nostra corteccia cerebrale, soprattutto qui sotto appunto, sappiamo che esiste la ghiandola applineare. Il nostro cervello incosciente non recepisce il non come una negazione, lo recepisce come se tu volessi quella cosa nella tua vita. Quindi io non voglio, e lo recepisce come io voglio, motivo per il quale, facciamoci caso anche, scoprirete che magari se qualcuno studia il PNL, se qualcuno si è avvicinato un po' alle varie tecniche di comunicazione, corsi di formazione riguardo appunto la comunicazione consapevole e la comunicazione efficace, il non, anche nella comunicazione verbale, è sempre meglio non metterlo e non utilizzare anche il no, perché se tu inizi un discorso con no, io questa cosa, stai anteponendo distanza nella conversazione, nella relazione interpersonale. In realtà non ti stai affermando molto bene con il non, quindi motivo per il quale il non è categoricamente vietato. Terza regola, non si possono chiedere soldi. Hai capito bene? Io voglio $1.000.000. I soldi sono un mezzo e non il fine. Chiediti perché hai bisogno di €1.000.000, che cosa vorresti raggiungere con quei soldi, a cosa ti serviranno quei soldi, quella somma di denaro, che cosa ti farà arrivare a comprare, a realizzare, no? Quindi in realtà tu non devi mettere un mezzo, ma è l'obiettivo finale su cui ti devi concentrare. Tu devi fare focus su quello che realmente vuoi.
con i soldi ti potrai comprare la nuova macchina, 2 appartamenti, una villa, però è un mezzo, non è il fine. Quindi ricordati di non inserire i soldi. Io voglio soldi? No, non si può usare. Quarta regola, evitare le astrazioni generalistiche, evitare le generalizzazioni in generale. Vi ricordate quando eravamo bambini che battevamo i piedi a tutti i costi perché voglio quel vestito in quella vetrina, lo voglio di quel colore, rosa con i fiorellini gialli, esattamente con la gonna sopra il ginocchio che ha le bretelline, no con le maniche, no con le bretelline, specifici, determinati, sicuri. Con l'età adulta abbiamo perso questa capacità di essere super determinati e super precisi perché per convenzione dobbiamo in qualche modo compiacere a qualcun altro. Ma sì, per me è uguale, fai un po' come vuoi. No, dobbiamo imparare, riapprezzare e rieducarci a dire con estrema chiarezza quello che vogliamo. Ecco perché non sono ammesse generalizzazioni, perché noi dobbiamo fare focus e scavare talmente in profondità. Voglio quella cosa, la voglio in questa maniera, di quel colore, in quel luogo. Focalizzare, il potere della visualizzazione. Visualizzare bene quello che si desidera ti permette di andare in profondità e attrarre nella tua vita esattamente quello che vuoi, come lo vuoi e dove lo vuoi. Ecco perché tu devi andare così in profondità. E devi essere super preciso con i dettagli su il io voglio questa cosa in questo luogo, in questa maniera. Quinta regola, evitare io voglio essere ricco come Brad Pitt, io voglio essere bella come... Non puoi paragonarti alla vita di qualcun altro. La tua vita è assolutamente singolare. Tu non conosci la vita di quella persona. Voglio essere bello e ricco come Tizio Caio Sempronio. Quella persona ha i suoi problemi, magari sta passando una malattia particolare, sta passando una frustrazione particolare. Tu non puoi metterti nei panni di quella persona senza conoscere la sua storia, perché tu devi desiderare qualcosa che appartiene a te e non alla vita di qualcun altro. Disabituati a desiderare la roba d'altri, a desiderare la vita d'altri, ad imitare. Cerca la tua autenticità per essere singolare, per essere autentico, perché sarebbe come dire io desidero la vita di quella persona, però ti prendi il pacchetto completo senza sapere quali sono i disturbi, se magari è un alcolizzato, una persona che fa uso di stupefacenti, non puoi saperlo, quindi non puoi desiderare il pacchetto completo della vita di qualcun altro. Desidera ciò che fa bene per te e ciò che veramente ti porta alla tua felicità, quello che tu realmente desideri. Sesta regola, non desiderare qualcosa per qualcun altro. Per il semplice fatto che se tu desideri qualcosa per qualcun altro, stai interferendo nella vita di qualcun altro e stai desiderando quel qualcosa che magari quella persona non desidera. Ma io voglio che mio zio guarisca. Che ne sai se lui realmente vuole guarire? Che ne sai se quel particolare, quella malattia, quel dolore, quella infermità, quel momento che sta passando non è fondamentale per la sua crescita, non è fondamentale perché deve arrivare a prendere qualcos'altro, perché è importante per il suo cammino, per il suo processo di vita, perché grazie a quella cosa riuscirà ad apprezzare di più la vita, grazie a quella cosa riuscirà a sorridere di più, grazie a quella cosa si diventerà più forte, più tenace, sarà una persona più coraggiosa. Non puoi saperlo, quindi non desiderare per qualcun altro. So che questa cosa è che io desidero talmente, amo talmente quella persona che desidero per quella persona il meglio, va bene, ok, ma in qualche modo potresti desiderarlo in un'altra maniera. Non interferire nella vita degli altri, nelle decisioni degli altri. Cerca di rispettare la vita degli altri e le decisioni degli altri, perché saranno loro a desiderare i loro desideri. Pensa ai tuoi, focalizzati su di te. Vuoi fare del bene a qualcun altro? Io voglio essere utile per quella persona. Settima regola, evita i desideri seriali. Che cosa vuol dire questo? Voglio una casa in Italia, voglio una casa in Germania, voglio una casa a Genova, voglio una casa in Francia.
evita queste cose perché i desideri seriali appesantiscono il processo, non fanno sì che esso sia fluido. E che cosa vuol dire un processo fluido nella scoperta interiore e nel momento in cui tu stai scavando? Che ogni desiderio deve essere una nuova scoperta per essere efficace, per essere qualcosa di nuovo che vai a scoprire di te e che permette di renderlo più fluido, più leggero e ovviamente di diversificare ogni tuo singolo desiderio. Ottava regola: evita i vezzeggiativi. Voglio una casetta al mare. Questo che cosa significa? Tu hai desiderato una casetta piccolina, non hai desiderato una casa con sabbia, con pareti bianche, non hai dato dettagli, hai detto una casetta. E quindi probabilmente quando starai passeggiando per la spiaggia ti ritroverai che vedrai sulla sabbia una casetta giocattolo. Ah, ma tu l'avevi desiderata, avevi desiderato una casetta al mare e hai trovato una casetta giocattolo. Voglio una macchinina rossa. Macchinina giocattolo, stesso concetto, no? Sii chiaro, non sminuire i tuoi desideri, sii coraggioso. Io voglio una casa al mare con pareti bianche, con sabbia bianca, non lo so, ecco quello che desideri, però sii chiaro, sii trasparente, non sminuirti, non sminuire ciò che desideri perché è degno di tutto il rispetto. Nona regola: ricordati che ogni frase, quindi ogni desiderio, deve essere espresso in massimo 14 parole, compreso io voglio. Bene, una volta definite le regole, una cosa molto interessante di questo esercizio, tra le altre, è quella che ci accorgeremo che nel corso del nostro ragionamento rispetto a quello che desideriamo cambierà, perché cambieranno le nostre domande interiori e probabilmente quando avremo finito di scrivere i desideri ci accorgeremo che i primi 10 desideri, perché avremo fatto un percorso nel frattempo di crescita interiore e nemmeno ce ne siamo accorti, ci potrebbero sembrare molto banali rispetto all'inizio dell'esercizio, perché probabilmente nel corso dell'esercizio, di questo dover fare una ricerca interiore, siamo noi stessi ad essere cambiati, le nostre domande sono cambiate e ci accorgeremo che inizieremo a guardare il mondo in maniera diversa. La cosa da rispettare è che questi desideri dovranno essere letti tutti i giorni. Direte, ma devo leggere questi desideri tutti i giorni, fa fatica e non ho tempo. Ci vogliono 6 minuti per leggere tutti i desideri ogni giorno. Questo per 365 giorni. Nel frattempo che saranno passati 2 mesi, ci accorgeremo che inizialmente il nostro cervello ci porterà a essere un po' un freno, un ostacolo, ci porrà dei blocchi perché non siamo abituati, ci siamo disabituati a desiderare come un bambino, ci siamo disabituati. Abbiamo perso l'illusione del bambino e quindi fondamentalmente quello che succede è che dovremmo ricordare al nostro cervello che noi quella roba lì ce la meritiamo, quei 101 desideri ce li meritiamo e questo è un procedimento che avviene all'incirca per 2 mesi. Dopo 2 mesi, dopo i blocchi interiori che dovremmo lottare un po' con la nostra mente che ci continua a fare quel processo di autodistruzione dicendoci no, non te lo meriti, non è giusto, no perché probabilmente se io fossi nella circostanza di quella X persona riuscirei a raggiungere quella determinata cosa. Perché abbiamo il vizio di confrontarci con la vita degli altri, impareremo a guardare la nostra vita e le nostre azioni e le nostre azioni di conseguenza cambieranno grazie a questo esercizio quotidiano. Nel frattempo inizieranno a realizzarsi dei desideri e alla fine dell'anno potremo fare anche una stima un po' meno su quello che è successo e quello che è accaduto. Una cosa altrettanto interessante è che i primi desideri a realizzarsi saranno quelli impossibili, o meglio, quelli che tu non avevi mai immaginato, non avevi mai pensato prima di iniziare questo esercizio e questo mantra. Questo perché? Perché sono desideri nuovi, sono desideri frutto della nuova creatività che si è sviluppata dentro di te e tutto questo porta a pensare che evidentemente questi desideri non hanno dei blocchi e dei freni, perché un desiderio che tu hai da molti anni, lo desidera tanto tempo e non si è ancora realizzato, domandati sul perché non si è realizzato, perché il crescere di quel desiderio nel frattempo sei cresciuto tu, ma sono cresciuti anche i blocchi e i freni che sono correlati a quel desiderio. E poi ci sono i desideri, quelli che non si sono assolutamente realizzati e tu ti dovrai domandare perché questi non si sono realizzati, se sono nuovi o vecchi, perché probabilmente tu hai una grande resistenza verso quella cosa, magari probabilmente ancora non hai risolto dentro di te quel blocco interiore che ti porta a dire no, questa cosa non me la merito, o probabilmente perché non la desideri davvero, è soltanto un desiderio che spesso abbiamo dei desideri che ci sono stati inculcati dalla società o da qualcun altro, perché ci confrontiamo con la vita di qualcun altro e perché
in base ai media, alle continui bombardamenti che riceviamo dalla società, dai social, eccetera, eccetera, continuamente pensiamo di desiderare quella cosa perché la desiderano tutti, ma in realtà non è un nostro desiderio, noi quella cosa non la vogliamo davvero, è soltanto un procedimento mentale che ci porta a pensare che la vorremmo, ma non la vogliamo davvero. Ed è questa la parte più interessante di questo esercizio, il dover praticare tutti i giorni questa che è l'autocoscienza e portare alla tua attenzione realmente quello che sei, quello che desideri e renderti conto di come puoi cambiare nel corso della tua vita e nel corso di questo esercizio. Quindi la cosa che ti invito a fare è provare ad applicarlo. Ovviamente fatemelo sapere qui nei commenti se avete mai sentito parlare di questo esercizio dei 101 desideri, se avete iniziato ad applicarlo, se avete riscontrato risultati, se si sono realizzati i vostri desideri, oppure se state iniziando il percorso e insomma avete altre domande, sono qui pronta per rispondervi, confrontiamoci insieme. E l'invito è quello di essere liberi in questo percorso, di non far sì che la mente possa mentire, perché la mente mente sempre, e quindi sii libero di vivere questa esperienza al meglio e lascia che il cambiamento possa essere parte della tua vita e possa portarti a dei grandi benefici, per far sì che qualsiasi cosa che tu possa desiderare tu lo possa realizzare, grazie al fatto che tu inizi a pensare: io me lo merito. Ripetiti ogni giorno allo specchio: io mi merito questo desiderio, fa parte di me, è giusto che sia così e farò di tutto con le mie azioni quotidiane per far sì che questo si realizzi. Io ti faccio un grande in bocca al lupo, buona fortuna, ti aspetto qui sotto nei commenti e ricordati di iscriverti al canale. Ciao, a presto!